più del 50% della popolazione in Cambogia è al di sotto dei 15 anni. Questa ragazza che avete appena visto ha una storia molto particolare. È una bambina, adesso ha 13 anni, ma ha iniziato a fare questo lavoro da quando aveva solo 8 anni. Se non siete mai venuti nel sud dell'Asia non potete capire le persone come vivono qui. Sembra che siamo ancora bloccati nel passato. Che traffico! Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli con un altro fantastico episodio sul canale di Love Travelers. Quest'oggi, in questa nuova fantastica avventura, vi ho portato in una nazione del sud dell'Asia. Siamo in Cambogia e inizierò la mia avventura dalla capitale. È il maggior centro commerciale situato sulle sponde del fiume Mekong. Sono a Phnom Penh. Ciao ragazzi, per questa seconda giornata a Phnom Penh vi porterò a fare il giro dello street food, perché la Cambogia, come tante nazioni dell'Asia del Sud, sono famosissime per la cucina locale, ma soprattutto per lo street food, quindi andremo a provare tantissime pietanze nuove. Lui è il nostro artista. Saliamo sul tuk tuk e andiamo. Ok, please. E uno dei mezzi più comodi per spostarci qui in Cambogia è il tuk tuk, questi motorini coperti molto comodi che si trovano ovunque. Se pensate, spostarvi con un tuk tuk è veramente economico, perché si paga qui giusto 50 centesimi di dollaro, anche $1, e vi porta ovunque volete. Ma la cosa migliore è non soffrire il caldo, l'aria condizionata della macchina se non vi piace, perché è tutto aperto. Quindi andiamo e proviamo un po' il cibo locale. Divertiamoci! Questo è uno dei tipici ristoranti di strada che si trovano in Cambogia. All'interno c'è un'abitazione dove le persone vivono, invece qui c'è lo storage dove mettono tutto il cibo, e queste sono le cucine che si trovano all'esterno per strada, anche per motivi di caldo, perché all'interno comunque non ci sono finestre, è completamente buio. E qui in questo momento la signora mi sta cucinando questo pancake fatto con delle uova, e all'interno ci sono 2 o 3 tipi di pesce misto a semi e altre cose. Assaggiamo un po' e vediamo com'è. Questo invece è il modo di mangiare locale, non esistono veri e propri tavoli al di fuori con delle sedie, sono queste sedioline piccoline, questi banchetti che mi ricordano tanto quelli dei bambini quando si è all'asilo oppure alle scuole. E adesso ci vediamo questo fantastico pranzetto. Ci laviamo le mani nella scodellina. Grazie. Si mettono 2 parti di pancake e poi si prendono all'interno queste proteine che si chiudono e si mangia. In Cambogia non esistono vere e proprie leggi nel guidare, infatti ognuno fa un po' quello che vuole, però non ci sono litigi per strada, tutte le persone sono abbastanza rispettose, nessuno rispetta i semafori rossi, nessuno rispetta le rotonde, nessuno rispetta le precedenze. In poche parole, ognuno viaggia come vuole in questa nazione, e questa è la cosa più bella, perché c'è un caos più totale, però tutti quanti riescono a convivere tra di loro senza alcun tipo di problema. Proseguiamo il nostro tour. Giro alla scoperta del cibo locale non poteva che portarmi in uno dei mercati più grandi della zona, il mercato russo, perché vi dice che negli anni 50-60 questa zona era completamente piena di russi, e le persone locali poi nel momento in cui se ne sono andati le hanno lasciato questo nome, il mercato russo, dove possiamo comprare qualsiasi tipo di carne, pesce, verdura, ma soprattutto ci sono motorini e macchine che passano in queste stradine piccole, guardate.
visibilità su questa nazione. La Cambogia è l'unica tra le 200 e passa bandiere che esistono al mondo che ha un palazzo al centro della sua bandiera. Questa è una cosa interessante. E anche un'altra cosa, la Cambogia nel corso degli anni ha cambiato per 5 volte il nome della loro nazione ed è arrivata al giorno d'oggi poi chiamarsi definitivamente Cambogia. Del 50% della popolazione in Cambogia è al di sotto dei 15 anni, è impressionante come si cammina per le strade e si vedono ragazzi e ragazze giovanissime da qualsiasi parte. Se non siete mai venuti nel sud dell'Asia non potete capire le persone come vivono qui e veramente ci sono modi di vivere, sembra che siamo ancora bloccati nel passato, però ci sono leggi scritte che non vengono rispettate e leggi invece che vengono rispettate non sono scritte da nessuna parte, le leggi della strada. Ecco perché tutte queste persone riescono a vivere benissimo insieme. È un posto molto tranquillo, bisogna fare sempre attenzione alle piccoli pickpocket, quelli bimbi piccolini che ti possono sfilare qualcosa dalla tasca, però in linea di massima è un posto molto sicuro. Che traffico! Questa ragazza che avete appena visto ha una storia molto particolare, è una bambina, adesso ha 13 anni, ma ha iniziato a fare questo lavoro da quando aveva solo 8 anni. Fa dei pancake fatti con il cocco, lo zucchero di canna e del glucosio liquido e chiede solo $1/4, una storia assurda, perché purtroppo sì, nel sud dell'Asia i bambini da quando sono piccoli, dai 4, 5, 6 anni, addirittura veramente giovani, aiutano già i genitori nelle cucine di strada o nei piccoli ristoranti per cercare di arrotondare. Prima parlavo con la guida che mi sta portando in giro e mi diceva che uno stipendio di un operaio normale qui in Cambogia è di $200 al mese, ragazzi, e per comprare un passaporto ci vogliono $100, quindi il governo rende veramente difficile per la popolazione qui lasciare il paese, ma non succede solo qua ma in tantissimi altri posti. Questa fantastica giornata alla scoperta dei cibi locali è terminata, adesso torno in albergo e ci vediamo domani per un'altra giornata. Ciao ragazzi! Passeggiando per le stradine di Phnom Penh si entra in questi vicoletti veramente piccoli e alle mie spalle vedete le abitazioni locali. Sono degli agglomerati di case dove all'interno le persone lavorano e invece piani alti dormono e dalla struttura vista esternamente sono veramente piccoline. Le persone mangiano all'aperto perché non c'è aria condizionata, non c'è niente all'interno. Edificio ormai abbandonato ma di una bellezza unica, uno dei primi commissariati della Cambogia dove le truppe francesi trovavano rifugio. Però purtroppo questo edificio ha una storia un po' triste. Le persone qui non venivano portate solo in un semplice commissariato di polizia ma venivano torturate fino ad essere uccise. Infatti possiamo vedere contro le pareti ancora le tracce di sangue o all'ingresso addirittura ci sono i proiettili che sono stati sparati durante la rivoluzione contro le pareti, perché in Cambogia nel corso degli anni c'è stato un genocidio e più di 8 milioni di persone sono state uccise.